Quindi ragazzi, i soldi sono arrivati e vi ricordo che siamo riusciti a guadagnarli in pochi minuti. Amici, ciao a tutti. Oggi aumenteremo di nuovo il deposito più volte. Prima di fare ciò, presentiamo il profitto ottenuto nella sessione di trading precedente. Penso che lasceremo circa 400 dollari sul saldo e ne ritireremo subito 4000. Andiamo sulla finanza, premere il pulsante di prelievo, scegliamo un metodo di pagamento conveniente. Credo che si aggira ai 4040 centesimi. 32 li ritiriamo. Inserite l'indirizzo e fate clic su continua. Inserire il nostro codice. Inseriamo il codice che ci è arrivato via email e vediamo che la domanda è in uscita. Possiamo controllarla di nuovo e passare al trading su un conto reale. Al momento abbiamo 400 dollari sul nuovo deposito iniziale. Proviamo oggi a fare trading con questo indicatore stocastico che da tanto tempo che non l'abbiamo usato, lo useremo come indicatore. Iperacquisti o ipervendite del mercato. Fa un ottimo lavoro. In genere utilizzeremo i livelli per entrare in un trend in cui il momento dopo il quale si chiuderà al 100% in vantaggio. Sto scherzando, al 100% è una cosa che non capita, ma in caso facciamo trading solo in situazioni in cui c'è un'elevata probabilità che l'affare sia profittevole. Tutto sommato possiamo iniziare subito, vedo un livello di resistenza e credo che anche voi lo vedete bene. Abbiamo avuto di questo luogo in precedente inversione del mercato, quindi perché non dovrebbe accadere anche questa volta? Inoltre questo stocastica sulla zona di acquisti, il mercato dovrebbe arrivare ad un equilibrio, cioè una posizione neutrale, che si è rivelata sempre tale. Quindi quando abbiamo un mercato ipervenduto tornerà alla normalità e quando arriverà il mercato iperacquisti tornerà anche esso alla normalità. In questo momento mi sto preparando ad aprire un trend a ribasso, beh ecco così. Abbiamo bisogno che la prossima candela si riveli rossa e se si chiuderà allora guadagneremo. Come memoria tutto ciò che supera l'80% è iperacquisti del mercato, qualsiasi al di sotto 20 è un mercato ipervendita. Credo che questo lo conoscete bene, quindi apriamo l'affare e aspettiamo il risultato. Quindi il primo affare si chiude in positivo. Come si può vedere ci siamo chiaramente staccati da quella linea di resistenza e l'indicatore stocastico ha iniziato con la correzione. Dalla zona hyperacquisti torna alla normalità. Questa situazione è già stata risolta, passiamo quindi alla prossima coppia di valuta e cerchiamo qualcosa di simile che possa portarci profitto. Ok ragazzi, abbiamo una situazione simile come l'ultima volta, prendiamo un rettangolo, utilizzatelo per contrastare un'area di resistenza comprensibile. Si ricorda che l'area di supporto e resistenza sono le aree in cui si sviluppa il nostro grafico, quindi possiamo vedere un trend al rialzo ed è qui che il trend si è concluso, passando a un trend al ribasso. Ricordate questo punto. Abbiamo la stessa situazione qui, pertanto in generale è possibile tracciare da questi due punti il livello. Qual è la probabilità che la terza volta si aggiri di nuovo questo livello? Concordo sul fatto che sia grande. In altro stocastica su iperacquisti dovrebbe tornare nella zona di normale. In attesa di ciò apriamo un trend a ribasso. Un risultato di classe credo davvero incredibile, anche la candela successiva si è rivelata rossa, ciò significa che il nostro mercato ha chiuso più in basso rispetto all'apertura. Questo è esattamente quello che potevamo, quindi cerchiamo di nuovo la prossima coppia di valuta, è una situazione che ci può dare profitto. Allora ragazzi apriamo un altro affare qui sul ribasso, guardate la situazione qui, abbiamo innanzitutto un livello molto importante, possiamo vedere che in passato ci siamo allontanati, qui è successo proprio qui. Questo livello è ora è supporto, come previsto dal grafico, ma non ci siamo ancora arrivati, ora sono guidato esclusivamente dall'indicatore stocastico, guardate è un livello di 2-3%, si tratta di un valore incredibilmente basso, vorrei vedere subito una reazione affinché il nostro indicatore stocastico torni alla normalità, in modo che
non è sia né ipervenduto né iperacquistato. Spero quindi che in un esito positivo. Gli affari di oggi sono di 1 minuto, di conseguenza anche il tempo della candela è di 1 minuto. Tutto è super, in modo del tutto incredibile. Abbiamo chiuso l'affare. Penso che qui sia possibile disegnare un altro livello in modo da poter capire perché da qui il nostro mercato agisce di invertirsi. Cioè potrebbe avere a fare il fatto che si è formata una sorta di minimo. Pertanto abbiamo preso quest'area in cui si è formato il minimo come area da cui partire o almeno di ottenere una reazione da breve termine e abbiamo aperto un affare. Quindi apriamo il prossimo affare. Sulla crescita abbiamo qualsiasi abbracciarci, c'è un certo area di supporto che proprio qui abbiamo un gran numero di reazioni, quindi perché non disegnare questo livello? Sulla storia vediamo che il grafico interagisce in modo chiaro su questa linea. Stocastico come sempre è ipervenduto, quindi in attesa che torni alla normalità e ci aspettiamo che il nostro grafico rimbalzi da quest'area di supporto. Beh amici, come potete vedere è abbastanza facile fare soldi con le pozioni binarie, non servono conoscenze particolari, dopotutto puoi fare trading con me ripetendo tutte le mie offerte che do nel mio canale Telegram. A proposito il link del canale Telegram sarà nei commenti sotto questo video, iscrivetevi, vi aspetto. Oggi abbiamo ottenuto un risultato straordinario, abbiamo raddoppiato il deposito, quindi buona fortuna, grazie mille, ciao!